Ma invece un'altra cosa che abbiamo fatto è quella di fare un'analisi dei geni che sono espressi troppo o poco o troppo nel tumore mammario in relazione alle ghiandole mammarie normali. Questi sono umani. Lì il problema è questo, per determinare se ci sono dei geni che sono troppo espressi o troppo poco espressi, quello che bisogna fare, bisogna avere una misura dell'attività funzionale dei geni e dell'espressione dei geni. E questa misura è la quantità di RNA messaggero corrispondente a quel gene che è presente nelle cellule. Se un gene è molto attivo, produce più RNA messaggero. Se invece è inattivo, non ne produce niente. O se è poco attivo, ne produce nelle piccole quantità. Per studiare questo ci sono due mezzi a disposizione. Quello più comune e più usato da tutti è un mezzo dei cosiddetti microarray. Sì. Cioè sono dei quadratini di vetro su cui, o di plastico, sì, su cui vengono depositati o anche a volte sintetizzati dei campioni di geni diversi, in maniera che adesso si possono mettere essenzialmente tutti i geni umani, che sono circa 30.000, e quasi tutti, insomma, e perciò misurare l'attività essenzialmente di tutto il genoma. Sì. Questo metodo è molto buono dal punto di vista, è veloce, produce risultati rapidi, però ha dei difetti perché ci sono tutta la tecnologia per dimostrare, per misurare la quantità dei messaggeri, è una tecnologia un po' approssimativa, diciamo così, per cui è probabile che quasi certamente ci sono degli errori nella valutazione, insomma, la valutazione è approssimativa, non è una valutazione assoluta. C'è un altro metodo invece che è molto più preciso ed viene chiamato SAGE, S-A-G-E, sono le iniziali di 4 parole. No? L'importanza di questo metodo è questo, che si prende il DNA, poi in effetti si isolano i messaggeri e si riconoscono i messaggeri per la loro sequenza. Sì. Sì, perciò infatti quello che succede è questo, si isolano tutti questi messaggeri, poi se ne prendono dei pezzi di 8 nucleotidi e questi ciascuno, questi si mettono tutti insieme facendo dei lunghi cordoni che vengono sequenziati e poi i vari messaggeri vengono riconosciuti dalla sequenza. In questo modo è possibile perché tu conti quanti coppie di questo messaggero esiste, se c'è una coppia, 2 coppie, 10 coppie, così dipende. E questo è un metodo assoluto, non ha possibilità di errore in questo campo. La possibilità di variazione esiste perché quando un gene funziona non è che in tutte le cellule ci sia sempre lo stesso numero di geni, di messaggeri. Questo varia la statistica, sai come qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, ma insomma nell'insieme questo è il metodo più accurato che ci sia. È un metodo molto lento, è molto difficile, ma insomma però noi abbiamo deciso di usarlo.